Ma no, ma no! Ma questo dovremmo risentirla, è eccezionale. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo, chi ancora non è iscritto può iscriversi per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi, su vostro suggerimento, ascolto una cover fatta in stile fingerstyle, cioè solo con la chitarra, da Ali Bata. Spero di averlo pronunciato bene, non l'ho mai ascoltato prima, quindi sono molto curioso. Ci fa la cover di una canzone che ormai è entrata nel rock classico dei Guns N' Roses, Which Child of Mine. Se anche tu sei un appassionato come me di classic rock, dimmelo nei commenti. E ho preparato per te una playlist apposta riguardo a questo genere, e guarda in descrizione, ti lascio il link. Cominciamo subito. Introduzione perfetta. Fermo un attimo perché la prima cosa che mi salta all'occhio subito è il fatto che ci troviamo di fronte a quella che io chiamo una canzone nuda, diciamo così, perché non ci sono effetti ovviamente in post produzione, c'è un po' di reverbero dovuto all'amplificazione, ma è normale, ma tutti i suoni che lui produce sulla chitarra sono esattamente quelli originali, perché sentiamo anche alcune imperfezioni, diciamo, sul movimento sulle corde, alcuni suoni che normalmente in post produzione in uno studio verrebbero magari cancellati per la pulizia, e invece qua è bellissimo, a me piace tantissimo perché abbiamo proprio la sensazione di ascoltare lui essendo nella stessa stanza, di sentirlo senza amplificazione di mezzo. Veramente tecnicamente molto bravo, e poi ne parliamo. Andiamo avanti. Fantastico. Allora, quello che devo dire adesso è, secondo me, a parte che è una tecnica eccezionale, lo vediamo, mi ha fatto bene a consigliarmelo effettivamente, una particolarità che vedo in lui, che non ho visto in altri artisti che praticano il fingerstyle, è che lui abbellisce diciamo, la sua melodia, la parte melodica, non il basso, ma più che altro la parte melodica, con continue piccoli abbellimenti che sono fatti da ghost note, da piccoli slide, piccole scale, alcune delle quali sono talmente minute che neanche ce ne rendiamo conto
diciamo razionalmente, ed è un continuo abbellire e rendere originale proprio la melodia, e lo può fare grazie al fatto che la parte ritmica, cioè il fatto di picchiare sulle corde per mantenere il ritmo, e la parte del basso sono veramente molto precise. È impressionante come riesca a fare così, appunto senza aiuto, diciamo, di nessuna cosa elettronica, quindi eccezionale. Andiamo avanti. Bravissimo. Ma no, ma questo dovremmo risentirla, è eccezionale. Avete sentito? Non solo tecnicamente, proprio riguardo al discorso che avevo fatto prima, che lui mette del suo originale in questa canzone, in questi abbellimenti. In questo caso questa scala che ha fatto nell'originale è ovviamente una scala che parte dalle note basse e va alle note acute della chitarra, e noi siamo abituati a sentirla così. Lui invece fa il contrario, parte dalle note più alte, scende verso il basso, creando una sua scala completamente originale, da lui inventata, che è perfettamente in linea col suo riff di basso che c'è sotto. Quindi veramente, adesso lo risentiamo perché è un arrangiamento veramente che secondo me testimonia veramente la sua grande capacità, non solo tecnica di esecuzione, ma anche di arrangiamento della canzone in sé. Se conoscete tra l'altro altri personaggi, altri musicisti che suonano fingerstyle con stili diversi che voi magari piacciono di più, oppure che hanno caratteristiche diverse, ditelo nei commenti che sono curioso di sentirli. Andiamo avanti, risentiamo questa piccola parte perché è veramente molto interessante. Veramente eccezionale, molto bella questa esecuzione. Vi ringrazio per avermela consigliata, quindi nei commenti voglio sentire anche il vostro parere ovviamente su questa esibizione, ma consigliatemi anche altre sue cover perché so che ne ha fatte tante, io non l'ho mai sentita quindi l'ascolto volentieri. Se preferite consigliatemi pure esibizioni di altri artisti, va benissimo. Mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.